Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High, o bentornati. In questa lezione per principianti vedremo come formare il plurale in italiano. Vedremo tutte le regole e poi faremo anche un esercizio in cui potete metterlo tutto in pratica e vi darò le soluzioni. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo velocemente o se parlo troppo lentamente premendo sulla rotellina in basso a destra del video, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come si forma il plurale in italiano? Vediamo qui la tabella. Allora, abbiamo i nomi maschili, terminano in O e formano il plurale in I, come per esempio tavolo, tavoli, posto, posti, fratello, fratelli. Ok? Quindi O al singolare diventa I. Poi abbiamo il femminile. Il femminile, i nomi terminano in A e fanno il plurale in E, come per esempio mela diventa mele al plurale, sedia diventa sedie e sorella diventa sorelle. E poi abbiamo nomi maschili o femminili che terminano in E, fanno il plurale in I, come per esempio padre diventa padri al plurale e madre diventa madri. Quindi questa è la regola generale, ok? Poi abbiamo delle particolarità. Allora, vediamo un po' qui nomi che terminano in co, go, ca e ga fanno il plurale in chi, ghi, che e ghe. E come mai? Questo perché vedete che c'è la H che si appunto inserisce appena prima della desinenza del plurale, e questo per conservare il suono duro della C e della G, perché è un suono K e G, quindi si vuole conservare questo suono duro, altrimenti verrebbe letto come C se non ci fosse la H, o come G se appunto la H non fosse lì. Quindi abbiamo per esempio alcuni esempi. Abbiamo fuoco al singolare diventa fuochi al plurale. Poi abbiamo albergo, vedete go, alberghi, ghi. Poi abbiamo amica, finisce in ca, amiche in che. E poi paga, in ga, finisce in ga e al plurale fa paghe, ok? Ci sono però delle eccezioni. Le eccezioni sono medico, medico fa il plurale in medici, non medichi, ok? Medico, medici. Poi abbiamo amico, fa il plurale in amici. E poi abbiamo greco, fa il plurale in greci. E asparago fa il plurale in asparagi, ok? Poi abbiamo i sostantivi che terminano in logo. Allora, questi sostantivi come fanno il plurale? Fanno il plurale in loghi se si riferiscono, se sono nomi di cose, e logi se sono invece nomi di persone. Allora, per esempio, abbiamo catalogo. Catalogo, vedete che è un sostantivo che si riferisce a una cosa, finisce in logo, fa il plurale in cataloghi, cataloghi, ok? Quindi ha proprio, c'è anche qui il suono della H, la H da quel ghi, ok? Quel appunto suono duro. Ma con psicologo, che è un nome di persona, è un sostantivo che si riferisce a una persona, allora il plurale è psicologi, ok? Quindi qui è proprio da ricordare la differenza tra cose e persone, che appunto la desinenza sarà diversa, ok?
E poi abbiamo i nomi che terminano in io. Cosa fanno? Qua dipende da come cade l'accento e dove cade l'accento. Se l'accento termina, vedete qui zio per esempio, zio, vedete l'accento cade sulla i, allora il plurale farà zii, quindi tiene la i della sua appunto della parola stessa, la tiene e poi aggiunge la i del plurale. Ma se, come per esempio in viaggio, dove cade l'accento? In viaggio cade qui, non cade sulla i. Allora praticamente tira via la o e non aggiunge l'altra i, quindi è una i sola. Quindi abbiamo zio, zii, una doppia i proprio per via dell'accento, altrimenti sarebbe pronunciato come zi, invece è zii, ok? E poi abbiamo viaggio, allora cambia in viaggi, fa il plurale in viaggi e quindi proprio perché l'accento non cade sulla ultima i e quindi cade prima, quindi tiene una i sola, ok? Poi abbiamo anche altre particolarità. Abbiamo i nomi, sono diverse le regole tra il singolare e il plurale, però vedrete che con un po' di pratica non sarà troppo difficile appunto impararle. Allora abbiamo i nomi che al singolare terminano in cia e già, che possono fare il plurale in due modi, però adesso vediamo qual è la regola. Quindi il plurale vediamo qui nella tabella che potrebbero essere in ce o ge o ce e ce senza la i tra appunto la c e la e la g e la e. Quando, come sappiamo che dobbiamo utilizzare una terminazione oppure l'altra. Allora, guardiamo queste parole, per esempio, farmacia. Farmacia fa il plurale in farmacie e ciliegia fa il plurale in ciliegie, ma arancia ha il plurale in arance e spiaggia fa il plurale in spiagge. Allora, come mai? Perché in farmacia e in ciliegia abbiamo una vocale che precede il cia e il già, ok? Quindi al plurale inseriamo questa vocale, la vocale i, nella desinenza, quindi perché c'è una vocale proprio che precede questa sillaba cia e già. In arancia e in spiaggia, invece, cosa abbiamo prima della cia, della desinenza cia e già? Abbiamo una consonante. Quindi abbiamo una consonante, questo significa che al plurale faranno un semplice ce e ge senza la i di mezzo praticamente, ok? Quindi è proprio una questione se prima della sillaba cia e già abbiamo una vocale, allora c'è questa terminazione in ce e ge, ok? Se invece c'è una consonante, allora è semplicemente ce e ge, ok? E poi abbiamo i nomi maschili che terminano in a, che non sono tanti, in realtà i nomi maschili che terminano in a, questi fanno il plurale in i, come farebbero il plurale normalmente i nomi maschili, però da ricordarsi perché questi terminano in a, non in o, ok? Quindi, per esempio, problema fa il plurale in problemi e programma fa il plurale in programmi. Quando invece il nome singolare che termina in a è usato sia per maschi o femmine, quindi sia per uomini sia per donne, allora la terminazione del plurale dipenderà dal genere naturale della persona a cui si riferisce. Quindi, per esempio, abbiamo qui pianista. Pianista, se si riferisce a un uomo pianista, allora farà il plurale secondo la terminazione del maschile, quindi il plurale in i, quindi pianisti. Ma se ci riferiamo a pianista a una donna, quindi una donna pianista, allora farà il plurale secondo la terminazione del femminile, quindi con una e, quindi sarà pianiste, ok? E poi abbiamo dei nomi invariabili. I nomi invariabili sono nomi
che hanno la stessa forma sia al singolare che al plurale, quindi non cambiano. E questi sono nomi di origine straniera, per esempio lo sport fa il plurale in gli sport, vedete la stessa forma. Il film diventa i film, quindi non cambia in realtà. La baguette rimane le baguette. Qui vi aiuterete tanto con gli articoli, perché gli articoli sì, gli articoli cambiano secondo singolare o plurale, ma la forma, la parola stessa rimane invariata, ok? E anche abbiamo lo champagne, gli champagne, ok? Quindi i nomi di origine straniera non cambiano. Poi abbiamo anche i nomi dove l'accento cade sull'ultima vocale, come per esempio la città rimane le città, quindi rimane uguale. Il caffè, i caffè, la virtù, le virtù, quindi anche questi rimangono invariati al plurale. E anche i nomi in i, che in genere sono nomi femminili, come la crisi rimane crisi, semplicemente cambia l'articolo, quindi le crisi, l'ipotesi, le ipotesi. E poi abbiamo anche i nomi femminili in ie, come la serie, rimane serie, quindi al plurale le serie, la specie, le specie, ma eccezione qui la moglie diventa le mogli, invece questa cambia al plurale, anche se termina in ie, al singolare. E poi abbiamo anche i nomi femminili che hanno un singolare abbreviato. Allora, questi non cambiano al plurale, sono per esempio la foto, al plurale è le foto. Poi abbiamo la moto, al plurale è le moto, e la bici, al plurale è le bici. Questo perché? Perché la parola piena sarebbe, queste sono forme abbreviate di una parola più lunga. La foto sarebbe la fotografia, ok? La moto, la motocicletta, e la bici, la bicicletta. Quindi sono forme abbreviate e quindi rimangono invariate al plurale. E poi abbiamo i nomi monosillabici. Monosillabici vuol dire che sono composti da una sola sillaba, come per esempio il re rimane invariato, quindi i re, o lo sci diventa gli sci, quindi cambia solo l'articolo. Ok? Quindi questo per i nomi invariabili. E poi abbiamo una serie di plurali irregolari, questi più da memorizzare, sono proprio alcuni, non sono tanti, e sono l'uomo che ha una forma completamente irregolare al plurale, diventa gli uomini. Poi abbiamo il Dio, diventa gli dei, il bue diventa i buoi, il tempio, i templi, l'ala diventa le ali e l'arma diventa le armi, quindi questi sono completamente irregolari. E adesso facciamo un esercizio insieme. Allora, abbiamo due tabelline, partiamo con la prima. Questi sono diciamo dei termini più semplici che hanno un plurale regolare, più regolare, e poi faremo una piccola tabellina in cui ci saranno un pochino più difficili, le parole saranno un pochino più difficili da volgere al plurale. Partiamo quindi con la prima tabella. Allora vi do, la vedete qua, se volete mettere il video in pausa così che appunto almeno potete farlo secondo appunto i vostri tempi, e poi quando avete finito fate ripartire il video e poi vedremo appunto così vi do le soluzioni. Allora, partiamo quindi, vi leggo tutte le parole e poi vi do i plurali, quindi se volete farlo con me in tempo reale, se no appunto mettete il video in pausa. Allora, abbiamo il giorno, abbiamo il paese, abbiamo la strada, la notte, l'amore, la zona e il punto. Allora, come fanno il plurale, quindi tutti questi sostantivi?
Allora, aspetto giusto qualche secondo perché mettete in pausa se appunto volete indovinare un attimino e fare l'esercizio, se avete una penna e un pezzettino di carta, ecco così. E adesso vi do le soluzioni. Allora, il giorno, il plurale è i giorni, quindi un nome maschile, quindi il plurale è i ni. Il paese fa i paesi al plurale, giusto? Quindi perché i nomi ine fanno il plurale i ni. Poi abbiamo la strada, diventa le strade, nome femminile na, plurale in e. La notte diventa le notti. Notte è un nome femminile in e, quindi plurale in i. L'amore diventa gli amori, è il nome maschile in e, fa il plurale in i. E poi abbiamo la zona, diventa le zone, nome femminile a diventa e il punto, che è un nome maschile in o, diventa i punti, quindi tutti plurali regolari. Allora adesso andiamo alla seconda tabellina in cui appunto sono leggermente più appunto così un pochino più difficili. Allora partiamo, quindi vi do anche qui la tabella, se vi leggo tutte le parole e poi aspetto giusto qualche secondo, però se avete bisogno di più mettete il video in pausa, ok? Così fate l'esercizio. Allora, l'università, abbiamo l'università, il sugo, la chance, l'archeologo, lo studio, la camicia e l'auto. Allora, come fanno il plurale questi termini? Come fanno il plurale? Allora, vi do le soluzioni adesso. Abbiamo l'università. L'università rimane invariato. Le università, cambia solo l'articolo perché termina con una vocale accentata. Quindi vi ricordate, sono quei plurali che appunto sono quei nomi invariabili, quindi che non cambiano al plurale, quindi le università. Poi abbiamo il sugo diventa i sughi al plurale, questa è la regola di quei sostantivi che terminano in go, per esempio, che hanno per mantenere il suono duro della G, allora devono mettere la H tra la G e la I, ok? Quindi sughi. Poi abbiamo la chance, le chance, questo è un altro nome invariabile, perché? Perché è di origine francese, quindi, perché è un nome francese, quindi non si cambia al plurale, quindi rimane invariabile. Quindi le chance. Poi abbiamo l'archeologo. L'archeologo come fa il plurale? Gli archeologi. Ok? Questo è perché termina il logo è una persona, si riferisce a una persona, quindi fa il plurale in logi. Ok? Poi abbiamo lo studio, diventa gli studi al plurale. Questo è un nome che termina in io e l'accento non cade praticamente non sull'ultima i, ma cade sulla u, studio, quindi dato che cade prima e non sull'ultima sillaba e sulla i, allora teniamo una i sola nel plurale, quindi gli studi. Poi abbiamo la camicia, diventa le camicie al plurale. Allora diventa le camicie con la i in mezzo tra la c e la e, perché la sillaba cia è preceduta da una vocale, vedete qui la i, ecco, quindi appunto la terminazione del plurale è in ce, così. E poi abbiamo l'auto, che rimane le auto al plurale, quindi una forma invariabile anche questa, perché questa, se vi ricordate, l'auto è una forma abbreviata di un nome più lungo che è automobile, quindi segue quella regola come gli altri termini che abbiamo visto, come la foto per esempio, la moto, la bici, e quindi rimane invariata. E quindi questo è tutto per l'episodio di oggi. Fatemi sapere come è andato l'esercizio e fatemi sapere se avete capito bene queste regole di come formare il plurale in italiano, e se il video vi è piaciuto mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio.
Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!